Allora, adesso queste qua devo farle a... sono 2 metri l'una, devo tirare via 50 centimetri. Ah, lo sai tu che misura hai preso, quindi. Ah, perché 4 metri sporgono troppo, sporgono di 1 metro, invece sporgere di mezzo metro, sia per un Ah, discorso mezzo metro estetico, rispetto. capito? Ma mezzo metro totale diviso i due lati o mezzo Mezzo metro metro per ogni lato per la ogni faccio lato? sporgere. Così c'è lo spazio per tipo magari star sotto, magari anche mettere della legna volendo, che ne so, o una seggiolina che puoi stare sotto la tettoia riparato, però 1 metro secondo me era troppo sollecitato. No, anche troppo. Poi ti arriva, Eh, metti caso inavvertitamente anche di quelle nevicate grosse. esatto, è proprio per quello. Che già do una pendenza comunque molto leggera, che non va benissimo, però Ma sei in mezzo in bosco, che cosa? c'è stato un lungo dibattito sul fatto che le piastre di giunzione delle travi dovessero essere installate così, cioè diciamo a compressione o lateralmente a taglio. Alla fine siamo giunti alla conclusione che il verso corretto è lateralmente, quindi per una maggiore resistenza a taglio. E quindi ho fatto delle cave che sono fondamentalmente inutili perché non servivano a niente, perché le avevo fatte per tenere tutto in piano nel momento in cui andavo a installare le perline, i listoni sopra, quindi non è servito a nulla questo lavoro, però niente, l'importante è arrivare al, alla spiegazione più logica, sperando che sia corretto così, perché abbiamo ancora qualche dubbio in realtà. Soltanto le condizioni meteo potranno. Esatto, lo scopriremo alla prossima nevicata pesante.
Penso di essere davvero a buon punto con l'avanzamento, ma adesso ho due piccoli problemi. Uno, che potrei aver fatto male i calcoli con la lamiera e quindi forse non riesco a coprire tutto il tetto, ma questo adesso lo andremo a scoprire. Però ad occhio mi sa che una piccola parte resterà scoperta, me ne mancheranno proprio tipo 2 o 3. Che sfiga. Mentre il secondo problema è adesso devo installare queste viti, che sono quelle per la lamiera, ma non ho il cricchetto con la boccola o la boccola da inserire all'interno dell'avvitatore. Quindi adesso proverò, ho già trovato un progetto su Printables con la stampante 3D a creare una boccola. Certo, non ho materiali particolarmente resistenti, ci vorrebbe un nylon, credo. Io qui ho solo ASA e PETG, lo farò in ASA. Proviamo, facciamo un tentativo. In fin dei conti non deve reggere grandi sforzi di torsione, e oltretutto la testa sembra plastica anche lei. Vediamo, facciamo un tentativo, perché sennò devo fare con la chiave inglese singolarmente, oppure aspettare di scendere e recuperare una boccola, perché è un lavoro lungo. Questo è il progetto che ho trovato su Printables, già pronto. Dovrebbe essere proprio una boccola da 8 mm per l'avvitatore. La scarico, la porto su Prusa Slicer e poi stampo almeno 3-4 pezzi, così nel caso si dovesse logorare. Ne ho altri, tanto costa praticamente niente farlo. Ne faccio 4, vediamo un po', non credo che ci metta tantissimo a fare la lavorazione. Eccoli qui, sono 5. Per realizzare questo progetto mi ci vorranno 40 minuti, perché secondo consiglio del mio uomo Prusa, per creare un pezzo più solido è necessario aumentare i perimetri, quindi questo dovrebbe essere un pezzo più resistente. Vedremo. Ripeto, l'ASA non è il materiale ideale per questo genere di lavori, bisognerebbe utilizzare nylon o altri materiali che vedrò di procurarmi. Ecco qui il pezzo che mi mancava. Funzionerà? Scopriamolo.
Sicuramente non è una soluzione funzionale al 100%, ma se tengo una frizione estremamente bassa riesco ad arrivare praticamente a pacco e poi stringere con la chiave inglese e mi risparmia un sacco di lavoro. Almeno questo è già un passo avanti. Stiamo parlando ovviamente di una soluzione estremamente tampone. Se avessi avuto un materiale più resistente come il nylon sarebbe stato già diverso. Nonostante sia stato un sistema di ripiego, queste boccole in plastica hanno fatto il loro lavoro. Sono riuscito ad arrivare praticamente quasi alla fine del serraggio. Mancava giusto quel pezzettino per il serraggio completo, in modo da schiacciare la rondella di gomma che c'è sotto questi bulloni che sono appositi per i tetti in lamiera. Ho impostato, il trucchetto stava nell'impostare l'avvitatore alla frizione minima, e alla frizione minima è praticamente quasi impossibile da distruggere. Questa è l'unica superstite. Posso ritenere conclusa questa prima parte del progetto sauna, e direi che si è anche conclusa la stagione del petto nudo, perché da stasera sono previsti forti temporali e un cambio drastico delle temperature. È stata un'estate pazzesca, torrida. Le estati sono sempre più calde e si può vedere anche la sofferenza delle piante. Sembra di stare in autunno, siamo ancora a fine agosto. Le piante stanno soffrendo, stanno perdendo tutte le foglie. Anche la mia recinzione elettrificata funziona male perché in profondità il terreno è asciutto, quindi serve urgentemente un po' d'acqua, sperando che non venga giù il finimondo. E comunque vi dicevo, la prima parte del progetto della sauna è conclusa, perché quello che mi interessava principalmente era mettere al riparo tutta la struttura, per l'appunto dagli agenti atmosferici, dalla pioggia, in modo che con calma adesso posso lavorare all'interno. Posso creare la porta, le finestre, l'isolamento interno. È un progetto non perfetto, perché non è sicuramente perfetto, ci sono tante piccole imperfezioni, tanti errori, ma per quanto mi riguarda va bene così. È un progetto fatto, diciamo, abbastanza al risparmio. Tutto sommato sono soddisfatto. Comunque seguiranno aggiornamenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi suggerisco di seguirmi su Instagram, perché adesso ho intenzione di iniziare anche a fare delle uscite in montagna con la gente che mi segue, o comunque con chi ha piacere ad uscire in montagna. Comincerò con delle uscite in Val Grande, poi ci sarà la Valle Anzasca, ci saranno tante cose, ho in mente molti progetti, quindi seguitemi anche su Instagram. Lasciatemi un commento, ricordate che un commento aiuta sempre l'algoritmo per spingere i video, anche un like, non costa nulla. Se volete leggere il mio libro Nel silenzio della baita, lo trovate sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, non so se sarà la sauna o qualcos'altro. Comunque, grazie a tutti, alla prossima.